Amici Neroland, oggi vi porto a caccia del martin pescatore. Sono appena fuori una piccola cittadina nella zona industriale. Non è proprio il massimo per quanto riguarda, diciamo, il selvaggio, non sono nel selvaggio. Vedete che sono vicino a questo piccolo stagno parzialmente ghiacciato. Dietro c'è anche un ripetitore, non è molto bello da vedere. Non so se dietro di me sentite il rumore di una sovrastrada, spesso qui dietro passano dei camion. Oggi ci sono momentaneamente meno 5 gradi, la temperatura percepita meno 9, sono circa 2 ore che sto qui appostato, ho già visto il martin pescatore 4 volte, fa abbastanza freddo dopo 2 ore, ma diciamo che con 5-6 strati di vestiti si può anche resistere. Allora, vedete che qui lo stagno è parzialmente ghiacciato, ma qui è aperto e qui è dove di solito il martin pescatore viene a pescare. Sono uno spazio aperto, l'ho fatto deliberatamente perché voglio che l'uccello si abitui alla mia presenza. Infatti già un paio di volte è venuto, è andato in mezzo a questo canneto e su quegli alberi che vedete dietro di me, mi ha dato un'occhiata e poi è fuggito, poi è tornato un'altra volta, ha fatto la stessa cosa, mi ha dato una veloce occhiata e poi è fuggito. Invece la seconda volta è venuto qui e si è fermato più a lungo qui in mezzo a queste canne. Sono riuscito a fare delle foto, purtroppo non ho fatto in tempo a fare il video. Adesso sono appostato sperando che ritorni, appunto perché voglio mostrarvi attraverso un video la bellezza di questo uccello. Il motivo per cui sono venuto qui è perché volevo anche dimostrarvi che spesso le zone cittadine o comunque rurali o comunque dei villaggi dove c'è molta presenza umana spesso sono sottovalutate per quanto riguarda la fotografia di wildlife, mentre spesso sono proprio i posti dove danno più possibilità. Per quale motivo? Perché sono abituati alla presenza umana, sono abituati ai rumori, sono abituati agli odori, sono abituati al via vai di persone e quindi diciamo che sono più tranquilli. È un po' come il discorso, non so se voi avete presente i video dei cervi a Villetta Barrea, che è quel paesino dell'Abruzzo, nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Quei cervi camminano per la strada tranquillamente, vengono ripresi tutti quanti i giorni, perché comunque sono abituati alla presenza umana. E infatti quando ero andato a Villetta Barrea, infatti sono riuscito ad avvicinarli molto vicino. Questo per farvi capire quanto stanno vicino questi cervi. Quindi diciamo che c'è più possibilità di avvicinare per esempio un cervo nei paesi dove va a mangiare o comunque dove si avvicina, piuttosto che se andate in mezzo al bosco, perché in mezzo al bosco vi sentono sia a livello uditivo che a livello di olfatto, vi sentono da parecchi metri di distanza. Quindi spesso nelle città, per esempio, anche nelle grandi metropoli, c'è molta wildlife, molto di più di quello che noi possiamo immaginare. Ci sono molte volpi, tassi. Io vi assicuro che una volta facevo da giovane, 20 anni fa ormai, consegnavo i giornali la notte a Copenaghen e non vi dico la quantità di volpi, di tassi che vedevo durante la notte e la mattina presto. C'è molta wildlife nelle città e se conoscete dei posti o comunque se esplorate anche i parchi cittadini o lungo il fiume, sono sicuro che riuscite a trovare molte possibilità per fare delle fotografie. Intanto adesso cerchiamo di resistere ancora un po' al freddo e speriamo che il martin pescatore torni in maniera tale che riesca a fare qualche video. Mentre il tempo passa e per passare un po' il tempo aspettando che il martin pescatore si conceda ancora, stavo controllando un attimino le fotografie e i video dalla macchinetta. Allora posso dire con certezza che si tratta di un individuo adulto, in quanto ho notato che ha le zampette color rosso intenso, perché quando sono giovani, prima della maturità sessuale, hanno invece le zampette di colore nero. Adesso il martin pescatore non ha un particolare dimorfismo sessuale, ossia non c'è tanta differenza tra le femmine e i maschi. Il maschio solitamente ha un colore più intenso, soprattutto il colore arancione del petto, però è difficile sempre notare questa differenza. Però c'è una sostanziale differenza nel colore del becco. Il maschio ha un becco completamente nero, mentre nella femmina la mandibola, ossia la parte sotto del becco, è più su marrone. Dalle foto che ho visto, certo non ho potuto ingrandirle tanto, sembra che il becco sia completamente nero, quindi penso che si tratta di un esemplare maschio adulto. Questo giusto per darvi, per darvi qualche indicazione per passare un po' il tempo. Ok, aspettiamo, continuiamo a aspettare.
Il Martin Pescatore è tornato una quinta e una sesta volta, che è un buon segno, vuol dire che si sta abituando alla mia presenza. Si è fermato un'altra volta in mezzo a quelle canne. Io ho già settato la camera in modalità video. Il problema è che tempo che ho cercato di inquadrare e di posizionare la gimbal per fare il video in mezzo alle canne, il sensore della Nikon non è riuscito a mettere a fuoco subito il Martin Pescatore perché si muoveva qualcosa davanti e di lato, quindi volevo impostarlo manualmente. Purtroppo però ci ho messo troppo tempo e il Martin Pescatore è volato via, quindi bisogna sperare che torni e che mi dia almeno un minuto e mezzo per poter riuscire magari a fare 5, 10, 15 secondi di video, che già sarebbe un bellissimo risultato. È sempre difficile poi devo decidere se fare il video o fare la foto. Ho soltanto due mani, ho soltanto una macchinetta, quindi devo cercare di concentrarmi appunto per fare il video. È dura la vita del fotografo. Allora, non so se vedete qui dal video, ma mi ha ascoltato, mi ha lasciato il tempo per registrare qualche secondo di video con il problema del vento che si muoveva. Penso che sono riuscito comunque a riprenderlo. Sono già molto soddisfatto della giornata perché sono riuscito a fare delle foto, sono riuscito a fare un po' di video. Solitamente quelli che montano dei video solitamente li fanno in più giorni. Io la prima volta che sono venuto qui sono già riuscito a portare a casa comunque un buon risultato. Adesso sono 3 ore e passa che sto aspettando e comincio veramente a sentire freddo. Sono circa le 3:30, quindi abbiamo ancora un'altra oretta di luce discreta, non dico buona perché luce buona oggi proprio no, quindi vediamo se adesso si fida ancora di più e torna e mi dà magari la possibilità di qualche altro scatto e qualche altro video. Visto che la seconda batteria della GoPro sta terminando, con queste temperature le batterie vanno giù molto veloce. Io rimango in attesa, ma ci salutiamo adesso. Se vi è piaciuto questo video, come sempre mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete con persone che possono essere interessate. Se poi riesco a camminare alla macchina con questi 2 pezzi di ghiaccio che mi ritrovo al posto dei piedi, poi magari fra un po' torno anche verso casa.